Hai mai sentito parlare di Marco Aurelio e Seneca? Due tra le figure più iconiche dello stoicismo. La filosofia che ha insegnato a vivere con virtù, saggezza e coraggio. Entrambi imperatori romani, le loro vite e le loro opere ci offrono spunti di riflessione profondi e ancora oggi estremamente attuali. Ma come si differenziavano il loro approccio allo stoicismo e la loro visione della vita? Ciao a tutti e benvenuti su questo canale! In questo video esploreremo le differenze fondamentali tra Marco Aurelio e Seneca, analizzando i loro scritti e le loro azioni. La vita e le opere. Marco Aurelio, nato a Roma nel 121, era figlio di una famiglia aristocratica e nipote dell'imperatore Adriano. Fin da giovane si interessò alla filosofia, in particolare allo stoicismo, sotto la guida di maestri come Rustico e Massimo di Tiro. A soli 19 anni, Marco Aurelio fu adottato da Adriano e designato come suo erede. Salì al trono nel 161, iniziando un regno segnato da grandi sfide. Dovette infatti affrontare guerre contro i Parti e i Marcomanni, epidemie di peste e disordini interni all'impero. Nonostante le difficoltà esterne, Marco Aurelio trovò conforto e guida nella filosofia. I suoi ricordi, riflessioni personali scritte in greco durante le campagne militari, sono considerati un capolavoro della letteratura filosofica. In essi, l'imperatore espone la sua visione stoica del mondo, incentrata sull'accettazione del destino, sul dovere verso lo Stato e sull'importanza di coltivare la virtù interiore. Seneca, nato a Cordova nel 4, ebbe una vita molto diversa da quella di Marco Aurelio. Figlio di un ricco retore, Seneca ricevette un'educazione eccellente e si distinse presto come oratore e filosofo. Divenne precettore di Nerone, il futuro imperatore, sperando di influenzarlo verso il bene. Tuttavia, le sue speranze furono presto deluse. Nerone si rivelò un tiranno sanguinario e Seneca cadde in disgrazia. Fu esiliato in Corsica e poi condannato a morte nel 65. Anche in quel momento tragico, Seneca non perse la sua compostezza stoica. Le sue Lettere a Lucilio, una raccolta di corrispondenza con un amico, offrono una preziosa guida pratica per vivere una vita stoica. In esse, Seneca affronta temi come la gestione delle emozioni, la morte e il rapporto con il potere. Marco Aurelio e Seneca, pur con le loro diverse esperienze di vita, incarnarono entrambi i principi fondamentali dello stoicismo. La loro filosofia, ancora oggi attuale, ci insegna a vivere con virtù, saggezza e coraggio, affrontando le sfide della vita con compostezza e razionalità. La visione della natura umana. Marco Aurelio e Seneca avevano idee contrastanti sulla natura umana. Marco Aurelio, influenzato dal pessimismo stoico, era convinto che l'uomo fosse intrinsecamente incline al male. Credeva che la natura umana fosse corrotta dalle passioni, come l'avidità, l'ambizione e la paura della morte. Per questo motivo, sosteneva che l'obiettivo principale della filosofia dovesse essere quello di aiutarci a liberarci da queste passioni e a vivere in accordo con la ragione. Seneca, invece, era più ottimista. Credeva che la natura umana fosse fondamentalmente buona, ma corrotta dalle passioni e dai vizi. Sosteneva che l'uomo avesse il potenziale per vivere una vita virtuosa e felice, ma che per farlo dovesse impegnarsi a coltivare la ragione e a liberarsi dalle passioni distruttive. La diversa visione della natura umana che avevano Marco Aurelio e Seneca si rifletteva anche nella loro etica. Marco Aurelio, con il suo pessimismo, poneva l'accento sul dovere e sulla disciplina. Credeva che l'uomo dovesse accettare il mondo così com'è, con le sue sofferenze e le sue ingiustizie, e dovesse compiere il proprio dovere con stoicismo e rassegnazione. Per questo motivo, nelle sue opere offriva consigli pratici su come gestire le emozioni, affrontare le avversità e vivere una vita serena e appagante. L'etica e la vita quotidiana. Le diverse visioni della natura umana che avevano Marco Aurelio e Seneca si riflettevano anche nella loro etica e nel loro approccio alla vita quotidiana. Il suo ideale di vita era quello del saggio stoico, che vive in modo austero e disciplinato, concentrandosi sul compimento del proprio dovere verso lo Stato e verso la comunità. Seneca, con il suo ottimismo e la sua enfasi sulla felicità, credeva che l'uomo potesse raggiungere la felicità seguendo la ragione e coltivando le virtù. Il suo ideale di vita era quello del saggio epicureo, che vive in modo sereno e appagante, godendo dei piaceri semplici della vita e liberandosi dalle passioni distruttive. Nonostante le loro differenze, Marco Aurelio e Seneca condividevano alcuni principi etici fondamentali. Entrambi, ad esempio, credevano nell'importanza della giustizia, della moderazione e del coraggio. Entrambi sostenevano che l'uomo dovesse vivere in armonia con la natura
e che dovesse evitare di farsi condizionare dalle passioni e dai vizi. Le loro opere offrono una preziosa guida pratica per vivere una vita stoica o epicurea. Marco Aurelio, nei suoi ricordi, ci insegna come accettare il destino con stoicismo, come compiere il nostro dovere con integrità e come coltivare la virtù interiore. Seneca, nelle sue Lettere a Lucilio, ci offre consigli pratici su come gestire le emozioni, affrontare le avversità e vivere una vita serena e appagante. In definitiva, la scelta tra l'etica di Marco Aurelio e quella di Seneca è una scelta personale. Dipende da come vediamo il mondo e da cosa diamo più valore nella vita. Se cerchiamo la saggezza e la forza per affrontare le sfide con stoicismo, Marco Aurelio può essere la nostra guida. Se cerchiamo la felicità e la serenità, Seneca può essere il nostro maestro. L'importante è non rimanere indifferenti al loro messaggio. La filosofia di Marco Aurelio e Seneca può aiutarci a vivere una vita migliore, più libera dalle passioni e dalle paure e più in accordo con la ragione e la virtù. Marco Aurelio e Seneca, pur con le loro differenze, rappresentarono entrambi il meglio dello stoicismo. Marco Aurelio, con la sua opera Ricordi, ci ha lasciato un testamento filosofico di inestimabile valore. Le sue riflessioni sulla vita, sulla morte, sul dovere e sulla virtù continuano a ispirare persone di tutto il mondo. Seneca, con la sua opera Lettere a Lucilio, ci ha offerto una guida pratica per vivere una vita stoica. I suoi consigli su come gestire le emozioni, affrontare le avversità e coltivare la felicità sono ancora oggi estremamente attuali. Entrambi i filosofi ebbero un'influenza profonda sul pensiero occidentale. Le loro opere furono tradotte e commentate da studiosi di tutte le epoche e i loro principi ispirarono scrittori, artisti e pensatori. La loro filosofia ci insegna ad accettare il mondo con stoicismo, a coltivare la virtù, ad affrontare le sfide con coraggio e a vivere in armonia con la ragione. In un mondo frenetico e incerto come il nostro, il messaggio di Marco Aurelio e Seneca è più attuale che mai. La loro saggezza può aiutarci a trovare pace interiore, a vivere con maggiore consapevolezza e a costruire una vita più significativa e appagante. Se sei interessato allo stoicismo e alla filosofia di Marco Aurelio e Seneca, ti invito ad approfondire la loro vita e le loro opere. Sono sicuro che troverai in esse una fonte di ispirazione e di guida per la tua vita. Personalmente trovo affascinante come due figure così diverse siano riuscite a interpretare lo stoicismo in modo così complementare. E tu, cosa ne pensi? Quale tra Marco Aurelio e Seneca ti ispira di più? Lascia un commento qui sotto e iscriviti al canale Stoicismo 2.0 per non perdere i prossimi video su filosofia, psicologia e crescita personale. Metti un mi piace a questo video se ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici.